Eccoci qua ragazzi, bentornati sul canale, ce la mettiamo qui. Comunicato ufficiale ovviamente del Napoli nei confronti della Federazione Italiana Gioco Calcio e di Gravina eccetera eccetera. Una bella banda di incompetenti. Comunque il Napoli nelle tempistiche perfetto, perché non ha esitato un minuto nel dire la propria. Ovviamente ha parlato il presidente De Laurentiis, abbiamo qui il comunicato ufficiale, ne parliamo insieme, fatemi sapere la vostra nei commenti cosa ne pensate. Vi ringrazio per tutto ciò che state facendo sul canale. L'ultimo video caricato stamattina, nella sezione commenti ci siamo confrontati. Continuate ad iscrivervi ragazzi, like ai video e sempre Forza Napoli, sempre e solo Forza Napoli, anche se io e i miei video parlano chiaro, ci sono post partita anche di squadre avversarie, riesco anche a guardare una partita al di là del tifo, essendo sempre obiettivo. Quindi, detto questo, andiamo a vedere cosa dice il comunicato e ne parliamo insieme e analizzeremo anche le eventuali conseguenze a fine video, quindi non andate via. Allora, leggiamo il comunicato e commentiamolo insieme. Dopo la valanga di considerazioni astratte comparse su molti media, svolte da autorevoli commentatori e operatori della comunicazione, ritengo sia necessario fare chiarezza sulla vicenda Spalletti, legata al suo possibile impegno come CT della nazionale. Apre De Laurentiis. Ho sempre avuto grande rispetto per la nazionale e quando ero giovane, oltre al Napoli, era l'unica squadra che mi appassionava. Luciano Spalletti, pur avendo un ultimo anno di contratto con il Napoli, dopo aver vinto lo scudetto ha manifestato la volontà di prendersi un anno sabbatico perché molto stanco, situazione che già sappiamo e dichiarazioni che sono state fatte allora e anche nel tempo nei ritiri ogni volta che gli si presentava la domanda al presidente. Quindi gli ho dato la possibilità di prendersi quest'anno sabbatico, lungo periodo di riposo, eccetera, eccetera. Conseguentemente sono andato alla ricerca di un allenatore che potesse sostituire Spalletti, che fosse una persona di grande esperienza e prestigio. Sono molto contento di aver individuato Rudy Garcia, che farà certamente un ottimo lavoro. Tornando a Spalletti, ascoltando la voce e il sentimento dei milioni di tifosi del Napoli che sentono un profondo legame con l'allenatore della squadra campione d'Italia, nel concedergli la possibilità di non adempiere al suo contratto, ho chiesto garanzie sul rispetto di questo periodo sabbatico, inserendo una penale nel caso in cui il suo impegno fosse venuto meno. Non c'è niente di strano, non c'è niente di illegale, è tutto scritto ed è stato firmato da ambo le parti. Per quanto riguarda la federazione, osservando la vicenda in discussione, ciò che mi appare più sorprendente è che si arrivi a poche settimane da due gare molto importanti della nazionale e aggiungo io, si inizi il campionato comunque sabato, quindi ci sono tantissimi impegni e tante cose da rispettare. Chiudiamola molto presto questa questione, perché il Napoli si è già espresso e la vuole chiudere anche tra 5 minuti. Adesso la palla sta alla federazione. Comunque, a questo proposito, De Laurentiis fa due considerazioni. Non si sanno tenere i rapporti con i propri collaboratori, inducendoli alle dimissioni, e mancano gli strumenti giuridici idonei a trattenere gli stessi, determinando il rispetto dei contratti sottoscritti anche attraverso la previsione di specifiche penali, così come sono i contratti dei calciatori e dirigenti del Napoli. E se la scelta cade giustamente su Spalletti, grande allenatore, 25 anni di esperienza, ha espresso il miglior calcio in Europa nell'ultima stagione, offrendogli uno stipendio di 3 milioni netti per 3 anni, non ci si può fermare di fronte all'accollo, ovvero pagare per conto dell'allenatore 1 milione lordo per anno per liberarlo dal suo vincolo contrattuale. Io non ci posso rimettere di tasca mia, al di là che io devo prendere un contratto e lo devo strappare, perché quel contratto poi non vale più, non serve a niente più. Poi ci devo anche rimettere di tasca mia, e allora no. Allora stiamo esagerando, uno vorrebbe anche venirsi incontro, però l'eseguire delle leggi e dei diktat che poi non hanno alcun senso, non esiste. Che sia il Calcio Napoli, che sia la Salernitana, che sia il Bayern Monaco, eccetera, eccetera. Non esiste. Non esiste una gestione delle cose così. Comunque andiamo avanti. Ma fino a quando si consentirà
Ah no, scusate, per il calcio Napoli i 3 milioni lordi di cui parlavamo non sono certo molti e per Aurelio De Laurentiis sono ancora meno. La questione nel caso di specie non è il vil denaro, bensì una questione di principio che non riguarda solo il calcio Napoli, ma l'intero sistema del calcio italiano, che deve spogliarsi del suo atteggiamento dilettantistico per affrontare le sfide guardando al rispetto delle regole delle imprese, delle società per azioni e del mercato. Ma fino a quando si consentirà che la regola sia la deroga, il sistema calcio non si potrà evolvere e continueranno ad esserci i casi Spalletti, come continueranno ad esprimersi autorevoli commentatori che non conoscono come vada gestita in modo sano un'impresa. Non fa una piega, non fa una grinza e nelle tempistiche perfetto. Il Napoli non ha aspettato praticamente niente. Un grande applauso alla società Calcio Napoli, a De Laurentiis e alla sua chiarezza estrema da sempre. Può essere antipatico o meno, ma De Laurentiis va per la sua strada dritto e raggiunge sempre l'obiettivo che deve raggiungere, o oggi o domani o tra 30 anni. Non c'è niente da fare. Quindi, se volete prendere esempio, carissima FGC o anche altri, i contratti del Napoli sono fatti apposta per far sì che una società cresca anno per anno sempre e non vada mai in declino. Perché questo è il Napoli e questa è la gestione societaria degli ultimi 20 anni, quasi. Quindi i fatti parlano da soli. Carissima FGC, chiudiamo la questione e pagate questa penale perché altrimenti ci facciamo un inizio campionato col Magone. Ecco, perché poi ci sono delle conseguenze. Analizzo le conseguenze e chiudo perché mi sono dilungato anche troppo. Le conseguenze quali possono essere? Le conseguenze possono essere una non tutela che già non c'è e non mi nascondo dietro a un dito per tantissimi club appartenenti alla Federazione Italiana Gioco Calcio, Napoli compreso. Poi fate voi le vostre conclusioni, fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti. Io sono sempre sincero e vi dico la mia per come credo debbano andare le cose, trovando un sistema che funzioni, ma a quanto pare nel calcio italiano ancora non funziona niente. L'ha detto De Laurentiis. Sempre Forza Napoli, ragazzi, ci vediamo nel prossimo video. Non dimenticatevi ovviamente, non ce la faccio più a parlare, non dimenticatevi di iscrivervi al canale, attivate la campanella e così restiamo aggiornati anche su questa questione perché la FIGC dovrà pur rispondere. Ciao.